Alcuni anni fa, ad Hollywood, il mio datore di lavoro, un famoso produttore, mi invita ad un ricevimento. Purtroppo è una festa molto formale, signori in lungo e gli uomini in smoking. Io non ho lo smoking, e però ad Hollywood non c'è nessun problema, si noleggia. Noleggio lo smoking e anche le scarpe di coppale nere. E quindi con questo aspetto molto da intellettuale europeo mondano vado a questo party e a questo ricevimento parliamo, ci incontriamo. A un certo punto io faccio un discorso sul fatto che gli Stati Uniti in quel momento si sentivano molto aperti verso il Pacifico e quasi quasi disprezzavano la vecchia Europa e tutta l'area dell'Atlantico. Io li avverto dicendo che secondo me facevo un errore, perché il rapporto con l'Atlantico, con l'Europa, era un rapporto in fondo di parentela, era in fondo un discorso come fra cugini o fra antichi fratelli, mentre invece con l'Asia si sarebbero trovati completamente a disagio, perché era un'altra mentalità e un altro modo di vedere le cose, e probabilmente sia i giapponesi che i cinesi li avrebbero schiacciati. Loro mi hanno quasi bonariamente deriso dicendo che questo non era possibile, ma invece purtroppo i fatti si stanno avverando ed è proprio così. In ogni modo, mentre facevo questa, diciamo, fra virgolette, dotta disquisizione, c'è una famosa attrice che si ferma, mi ascolta, molto interessata, e addirittura quasi come posso dire, mi gratifica della sua attenzione. Ora, chiaramente era una di quelle attrici che tutti gli uomini sognano, e questa attenzione, devo dire, che mi galvanizza. E quindi continuo il mio sproloquio sulle prospettive dell'Europa e dell'Asia, e lei continua ad ascoltarmi. Continua talmente ad ascoltarmi che alla fine di questo discorso andiamo via insieme. Quando sono in auto, io, oramai non nelle vesti dell'intellettuale europeo mondano, le chiedo che cosa le è interessato del mio discorso. E lei mi dice che ha avuto un grande interesse per i miei calzini. Io cerco, forse ho capito male, la traduzione non è esatta, i calzini. Sì, perché lei era molto interessata al buco dei miei calzini. Che cosa era accaduto? Che avendo preso le scarpe, anche le scarpe a noleggio, probabilmente i calzini che avevo comprato al volo neri e che probabilmente erano di nylon, di qualche fibra molto dozzinale, si erano logorati al calcagno, perché le scarpe erano chiaramente le scarpe a noleggio e quindi delle scarpe sformate sotto certi aspetti. E quindi io ero seduto a pontificare, pensando che la mia brillante conversazione avesse attirato la sua attenzione, e invece lei aveva quasi pena per questo ragazzone che stava lì parlando e bofonchiando e raccontando e dicendo aveva i calzini bucati, che nessuno pensava a lui. Cioè, di tutto il mio sproloquio, lei in realtà si era interessata della mia umanità e, diciamo, sotto certi aspetti anche, possiamo dire, della mia miseria. Cioè, con i calzini bucati che io continuavo a fare il brillante oratore. Faccio tutta questa premessa per dire come è la verità che colpisce. Non è mai l'apparenza. L'apparenza può colpire per un momento, ma non a lungo. E tutto questo grande discorso che ho fatto e questo aneddoto è per introdurre un film che mi ha colpito sotto certi aspetti, che si chiama Come ti divento bella, in cui appunto si racconta questa storia di una ragazza non graziosa e anche un po' rotonda, la quale improvvisamente crede di essere diventata bella e quindi trionfa sul posto di lavoro, trionfa nei rapporti con gli altri, trionfa dappertutto. Lei lo crede che questo sia avvenuto per una magia. In realtà lei è rimasta la stessa. E la trovata del film e l'intelligenza del film è proprio questa capacità di potenziare la verità, di dare all'umanità di una donna
il giusto valore, al di là delle apparenze, al di là delle pubblicità, al di là del fatto che tutti vogliono che noi siamo tutti belli, tutti magri, tutti giovani, tutti straordinari, tutti unici, tutti particolari. In realtà noi siamo tutti unici, siamo tutti particolari, proprio per il nostro cuore, proprio per la nostra caratteristica individuale. Nessun altro al mondo sarà come me, sarà come te. Siamo unici per questo e per questa ragione dobbiamo essere amati, rispettati e sotto certi aspetti ammirati per la lotta che combattiamo ogni giorno, per la forza che mettiamo nei nostri gesti, e per questo non dobbiamo scoraggiarsi, per questo dobbiamo credere che esista qualcuno che saprà apprezzarci, che saprà scoprirci, che saprà trovare la bellezza che è dentro di noi. Questo è il messaggio del film, ed è un messaggio realizzato da due registi, sceneggiatori che finora non hanno brillato per particolari caratteristiche, hanno fatto film di successo, sono specializzati nelle commedie, diciamo così, romantiche. Una è Abby Cohn e l'altro è Mark Silverstein. Sono abili, sono attenti, ma la cosa importante è che c'è una straordinaria attrice che si chiama Amy Schumer, che è, tra l'altro, è una che conduce un'importante trasmissione televisione negli Stati Uniti, che ha guadagnato 2 Emmy, e che proprio lei, con la sua rotondità, con la sua umanità, con la sua verità, con la sua bellezza quotidiana, è in grado di commuoverci e di raccontarci questa storia. Cioè, io non è che voglio dire che c'è una speranza per tutti, non è questo, è che tutti hanno diritto e sono padroni della propria speranza. E questo è il messaggio più bello del film, ed è questo la ragione per cui il film merita di essere visto, perché in ogni donna e in ogni uomo c'è una bellezza che dobbiamo scoprire, magari è in fondo al cuore, magari non appare subito, però a uno sguardo attento e soprattutto a uno sguardo d'amore sembrerà splendida. Grazie.